te Gloria e grazie per avermi tirata in questo progetto e grazie ai tuoi docenti anche. Come è nata la mia passione per cucinare? Forse questa è fra le prime richieste, domande che mi avete fatto. Allora, come è nata la mia passione? Secondo me era così geneticamente predisposta che però poi negli anni è venuta fuori, perché devi sapere che questo ristorante ha una storia che risale al 1948, quando mia nonna dopo la guerra pensò insieme al nonno di farne, di quello che era la vita normale di ogni giorno, di farne poi un lavoro e tra virgolette un'arte, perché scusatemi se voglio sottolineare questa cosa, però chi sta in cucina è anche un po' artista, no? Di quello che realizza, di quello che pensa, di quello che mette davanti alle persone, e quindi il passaggio di un sapere che va al di là di quelle che sono veramente le ricette di un piatto. E la passione e l'amore che c'è nei nostri piatti, a partire da mia nonna, da mamma e da noi, penso che ancora oggi, dopo tanti anni, cerchiamo di passarla questa cosa. Allora, mia nonna nel 48, ti ripeto, dopo la guerra, in piena fame, decise insieme al nonno, che era un po' la mente imprenditoriale di questo posto, di farne un'attività, di cucinare per gli altri, che erano gli avventori di questo posto, perché devi sapere che, e tu mi hai chiesto anche un po' di storia, no, della nostra famiglia, che Feresta Verde è il nome del locale storico che abbiamo sempre in centro, successivamente la Marchesella dove ci sono io, dall'89 questo locale qui, la Marchesella, insieme a mamma e papà, praticamente è nato, ti dicevo, dopo la guerra con la fame, perché mia nonna era solita durante i bombardamenti in quella che era la cantina storica della trattoria in centro cucinare per tutti, perché sai, sotto quei rifugi le ore non erano così facili da passare, quindi come perdere tempo, con la paura in gola sicuramente, ma la cucina come modo di accomunare le persone e quindi di stare insieme e far passare quei brutti momenti. E nonna era quella che sapeva cucinare, che teneva qualcosina in più rispetto magari agli altri che non avevano manco quello che era il sostentamento per vivere. E quindi nonna passava queste ore a cucinare per gli altri. Quando finì la guerra, nonno e nonna decisero di aprire questa trattoria, una cantina, era proprio una cantina, quindi c'era la mescita del vino a bicchiere, poi dopo è diventata la trattoria in essere, perché all'epoca Giuliano, mi dispiace dire all'epoca, aveva una grande tradizione del mercato ortofrutticolo, quindi venivano persone da tutti i posti, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Liguria, dalla Puglia, a comprare quelle che erano le pesche di Giuliano, le Melianurche. E quindi noi giulianesi eravamo famosi per questo, e il mercato ortofrutticolo, che era in linea d'aria alle spalle della nostra sede, della nostra trattoria, era facilmente raggiungibile naturalmente a piedi, e quindi gli avventori venivano lì per un piatto caldo, per rifocillarsi. Così questa è un po' la storia, che è cominciata, ti ripeto, dopo il 48. Fino a un certo punto c'era nonno e nonno con mamma che era più piccola con i fratelli, poi dopo mia nonna morì e il tutto passò a mamma e a mio papà. Quindi dopo nonno e nonno l'attività passa a mamma, che è supportata da papà, che non era il ristoratore di tradizione, ma che era quello che ci ha messo veramente tutto il suo essere, il suo sapere per continuare questa attività. E mio papà era un tranviere, quindi guidava i pullman, faceva tutt'altro, però aveva una mente imprenditoriale, ma soprattutto aveva una dote che era quella dell'accoglienza, cioè il cliente si doveva sentire a casa nel momento in cui entrava nel nostro locale, e di questa cosa noi ne abbiamo fatto un punto di forza, noi proprio come attività. Far sentire il cliente a casa è una cosa, penso che sia una cosa bella. Mi dispiace dirlo, però
negli ultimi tempi di locali che fanno sentire persone a casa, ce ne stanno pochi. Quindi fatta questa premessa, non voglio fare polemiche, io con papà ho continuato appunto questo sacrificio di lui e di mamma dietro ai fornelli, che l'hanno trasmesso sicuramente a noi figli, a tutti e quattro, anche perché mamma, che era poi la ristoratrice tra virgolette geneticamente predisposta, era quella che invece ha cercato di deviarci in tutti i sensi ai figli: non fate questo lavoro, andate a scuola, perché è sacrificato, perché così, perché così. Ci ha mandato a scuola, 2 laureati, 2 diplomati. Però vedi, la passione va al di là di quelle che sono poi le competenze e il sapere. Quindi siamo ritornati prepotentemente in cucina tutti quanti, siamo 3 maschi e una femmina, con queste 2 sedi, ma unico obiettivo, che è la passione per quello che facciamo e portarla avanti magari finché ce la facciamo. Quindi ti ripeto, tu mi hai fatto anche un'altra domanda, che è quella di quando la mia passione tra virgolette si è tramutata poi in essere in quello che è il mio lavoro, perché io sono la cuoca. Molti dicono lo chef, ma chef è un termine ampio. Io penso che cucinare è un atto d'amore, quindi realmente io sono rientrata in cucina dopo la laurea, sì, sicuramente, però forse lo era già prima. Ho fatto la battuta di dire geneticamente predisposta, però io penso, a volte io mi chiedo, e in qualche altra intervista l'ho detto, cioè di quanto sia stata la cucina a venire incontro a me o io incontro alla cucina. Cioè, mi spiego meglio. Io studiavo in cucina, sai, i ragazzi oggi studiano nelle stanzette, nelle camerette, negli studi, io studiavo in cucina, e quindi vedere mamma fare delle cose è come se tu studiando poi la rivedevi, sai, come tu da lontano vedi un film, e comunque i bambini sono spugni, assorbono tutto, quindi è come se il sapere ti entrasse dentro in quel momento solo guardando i gesti, la mimica, la gestualità di quello che facevi. Poi le dose, le ricette, queste sono cose che sono venute dopo, perché se tu chiedevi a mia nonna e a mia mamma, ma per fare gli gnocchi di patata quanta farina, quanta patata tu metti, loro se ne uscivano con battute tipo quando era assorba patata, e io non capivo da bambina cosa potesse significare. Poi dopo ho capito realmente che cosa significava quanto ne assorbiva la patata di farina. E quindi il ricordo da bambina di studiare in quella cucina come luogo dell'anima. Quindi tu dici, da quanto tu sei diventata? Sì, sicuramente dopo la laurea, quando ho visto che mamma e papà avevano bisogno di una mano, e quindi noi tutti i figli ci siamo catapultati ad aiutarli anche proprio nell'apertura di questo locale che si chiama La Marchesella, si chiama così dall'omonima via, perché poi devi sapere che arrivato a un certo punto Giuliano si comincia a confondersi quando dalla sede storica che è in centro, che era la trattoria, papà, soprattutto papà insieme a mamma, allora hanno aperto quest'altro locale nell'89 che si chiama Fenesta Verde La Marchesella, per distinguerla dall'altra sede, ma per un puro motivo di, come dire, di non confondere l'utente finale che arrivava, perché magari ti trovavi con le prenotazioni, sì, ma tu sei Fenesta Verde, quindi voglio venire da Fenesta Verde, però magari, ma dovevo venire alla Marchesella per senso. Quindi la Marchesella nasce il nome dall'omonima via della strada, che è via Marchesella, ma di tradizione e di famiglia noi siamo Fenesta Verde. È lo stesso nome della Fenesta Verde, te lo dico perché nasce, perché sempre dopo la guerra, quando finì la guerra, questi signori che erano rimasti insomma legati un pochino a tutta una serie di cose, quando non aprirono questa
che era la casa, era la loro casa, attenzione, questa trattoria in centro, erano 2 stanze in tutto. Poi c'era la parte del giardino che dopo diventa un'altra saletta. Praticamente, non sapendo i nomi di chi gestiva questa cosa, che all'epoca era così, dice: vedi che dopo il santuario dell'Annunziata, che era il fulcro della Giuliano centrale, ci sta il muro dell'Annunziata, e il muro di questa signora è un unico muro, ci sono 2 finestre verdi, 2 napolitane aperte. Tu vai là, non mi ricordo come si chiamano le signore, perché mio nonno si chiamava Andrea, mia nonna Luisa o Luigella la chiamava. Tu, ci sono queste 2 finestre verdi, non ti puoi sbagliare, subito troppo santuario l'Annunziata, ci stanno. E quindi poi è rimasta, che nonno non sapevo che nome mettere, essendo una via trattoria, finestra verde, tutti i giulianesi cominciarono a etichettarci come finestra verde ed è rimasto quello il nome. Quindi nel passaggio qui nell'89, quando papà aprì quest'altra struttura, noi siamo rimasti comunque finestra verde. Poi per tutta una serie di cose che sono state correlate a quello che è stato l'incontro con Slow Food, e quindi un momento importante della mia vita, del mio passaggio proprio in cucina, anche è stato l'incontro con Slow Food, abbiamo dovuto distinguere per forza, insomma, queste 2 sedi, e quindi noi siamo la Marchesella e l'altro è Trattoria Finestra Verde, ma per noi resta sempre la stessa cosa, è la stessa famiglia, gli obiettivi sono quelli per tutti: cercare di promuovere e valorizzare un territorio che ha delle potenzialità da vendere, ne ha tante. Dopodiché, dopo questa premessa, insomma, di quello che mi hai chiesto, tu mi parlavi di piatto del cuore, no? Ebbene, il piatto del cuore è quello che rappresenta un pochino, non ce n'è uno, ma forse 2, principalmente 2. Uno è legato al ricordo della nonna, della famiglia, che è il mesanello lardiato. Il mesanello lardiato di Finestra Verde della Marchesella non è un piatto difficile, è un piatto lungo, perché è legato anche a un altro ricordo, che è quello da bambina, di quando realmente i bambini si coinvolgevano nelle cose di casa, e quindi io ricordo che mamma e papà va là, davo un coltello a una bambina di 8-9 anni in mano e diceva: allaccia il lardo, allaccio significa batti, e quindi per loro erano tempi morti, cioè battere il lardo insieme alla cipolla, no come mo, che magari se lo passi in una trafila della carne hai macinato il lardo. All'epoca si batteva a coltello il lardo, e battendolo a coltello con questa cipolla, io ricordo che mamma, papà, chi c'era, perché erano entrambi 2 docenti eccezionali, non era morta nel frattempo, quindi ti davano questo coltello in mano e diceva: tu avvicinati, quando vedi che il coltello diventa pesante per il tuo braccio, avvicina la lama al fuoco, riscaldala e ritorna a battere sul lardo. Ebbene, tu consideri una bambina di 9 anni, ero la prima, ero quella un po' più grandicella che poteva fare queste cose. E questo è il ricordo dell'ardiato per me da bambina come piatto del cuore. Mentre l'altro, voglio dire, l'ardiato non è solo questo, attenzione, si fa un ragù, poi magari se vuoi la ricetta poi dopo la diciamo, un ragù di carne. Napoli Centro lo fa bianco, in riferimento a quella che era la scoperta del pomodoro prima della scoperta dell'America, che arriva poi dopo con la scoperta dell'America del pomodoro, ma lo fanno anche col pelato, col pomodorino fresco. Giuliano ha una grande tradizione di lardiato con un ragù di carne consistente, formaggio e basilico finale, mezzanelli rigorosamente spezzati a mano. Sintetizzo un po' la ricetta. Ed è questa la ricetta nostra di famiglia, di nonna, di mamma e nostra. Poi un altro piatto è legato invece, e perciò ti dico, forse se lo contendono un primo posto, perché ne so 2, non ce n'è uno solo, almeno nel mio cuore, è la minestra maritata. La minestra maritata è il piatto dell'opulenza, del tempo, dell'indugiare in cucina, quindi tutte le verdure scelte singolarmente, lavate bene perché vanno lavate, lessate singolarmente in acqua diversa, e poi le carni, perché lo sposalizio avviene con le carni, no, sai, questo piatto ha origini spagnole, no?
o la potrida si chiamava. E quindi la mistione, il connubio, il matrimonio tra le carni e le verdure avviene dopo. Noi da mangiafoglie diventiamo, poi mangiamo maccheroni dopo, con la scoperta, poi con l'arrivo della pasta, e quindi poi anche lo sposalizio con le carni. Le carni sono lessate singolarmente a parte. Noi nella nostra tradizione giulianese teniamo mozzarella, teniamo tracciolella, teniamo annuglie, teniamo coti, insomma. Questa è quella di Natale. Poi c'è la minestra di Pasqua che invece si fa col brodo di carne, ma anche col maiale. E quindi questo è un altro ricordo che voglio raccontare, perché sempre per quel famoso santuario dell'Annunziata a cui siamo molto legati, mia mamma la domenica era il giorno di festa, la trattoria era chiusa. La domenica era il giorno che si poteva guadagnare di più. No, loro chiudevano, non ci interessavano i soldi, si andava a messa. Quindi mia mamma, che ti ripeto la teneva veramente a due passi, magari si alternava, ci portava a messa, eravamo 4, quindi una volta, 2 restavano e 2 si portava a messa. E io ricordo che, essendo la prima sempre, lei diceva: io ho fatto, ogni domenica era una pasta fresca, quindi erano gnocchi patate, o era una fettuccina, una tagliatella fatta in casa, rigorosamente tagliata a mano o con la macchinetta. Quindi mamma ci lasciava lì, lei faceva l'impasto, stendeva la pentola e tagliava le fettuccine. Poi girava 2 sedie, metteva sta canna sopra e diceva vicino a me, mia sorella o mio fratello, chi restava: mi raccomando, mettete le fettuccelle a seccare sulla canna e mettetele bene. Quella era una perdita di tempo, perché erano un sacco di fettuccine, perché ne eravamo 7-8 di noi, famiglia, che c'era anche un fratello che non era sposato, c'era nonno con noi, 4 noi, mamma e papà, eravamo in 8, quindi erano almeno 8 uova, 2 canoni che 100 grammi di farina, un uovo per una persona, quindi mamma faceva 8, 9, 10 uova pettola a domenica. E quindi lei, una volta che le aveva tagliate e le lasciava su questo mattarello, diceva: voi me le sistemate in fila e mi raccomando, non accavallate le fettuccine, perché quando si secca si spezza. Quindi tu immagini questi bambini a perdere tempo a sistemare tutte queste fettuccine sulla canna la domenica. Oppure gli gnocchi, lei li faceva, li tagliava e noi dovevamo incavarli. E quindi secondo me una cosa che porterei, ma perché sempre il ricordo della memoria, è la pasta fresca: olio, pomodoro e pasta fresca, i 3 ingredienti che ci distinguono anche per quella che è la famosa dieta mediterranea, no? Di cui tu parlavi. Dici: ma per te che cos'è la dieta mediterranea? Ebbene, io non sono neanche il case, che è quello che l'ha scritta, l'ha censita e ha fatto tanto sulla dieta mediterranea, gli dobbiamo tanto da americano. Però per me parlare più che di dieta alimentare, possiamo parlare di una corretta alimentazione, sana e corretta alimentazione, che è quella che la nostra terra ci dà con i nostri prodotti, perché in realtà il pesce, l'olio è buono, l'aria o solo, pure che fa parte della dieta mediterranea, ma soprattutto tutto quello che è prevalentemente le verdure, soprattutto i legumi, di cui noi abbiamo fatto grande punto di forza, perché dalla cicerchia flegrea ai fagioli, ma le stesse verdure che abbiamo dalle nostre parti magari in altri posti non le hanno. Quindi per me realmente è diversificare proprio quello che è il modo di mangiare. E di questo veramente è la varietà, no? E poi la stagionalità, che è fondamentale. Per carità, negli ultimi anni la propria stagionalità non è che tutti la seguiamo, io parlo dei ristoratori in generale, attenzione, ci sono delle cose che la gente ti chiede sempre, come per dire una melenzana o una zucchina: ma mangiamoci zucchine San Pasquale, moglio per i maggio, ma una cimme viola, una violetta, una melenzana nostra, ma anche la verza, le scarole, le scarolille, la borragine, la torzilla che è una minestra estinta che avevamo perso, è stata ripresa poi, è diventato un presidio slow food negli anni, il fagiolo a formelle, il dente di morto di Acerra, voglio di quanti prodotti possiamo elencare. Prodotti che purtroppo le nuove generazioni non conoscono
ed è compito anche del ristoratore e dello chef far capire e conoscere realmente quali sono i prodotti che noi produciamo e che noi mangiamo. Da questo punto di vista, ripeto, Slow Food ha fatto tanto, ci ha sempre aiutato, ma dobbiamo essere veramente noi primi a produrre questi ingredienti. Quindi per me la dieta mediterranea è proprio questo, cioè ragazzi, mangiate di tutto, variate dai formaggi alla carne, al pesce principalmente, alle verdure, ai legumi e la frutta. La ringraziamo Grazie per tutto, per averci ospitati, Grazie. per averci Grazie. dato tutte queste bellissime nozioni che faremo nostre e porteremo nel cuore. Grazie.